Ricordo che Emma all'uscita dal saggio si era lamentata di non aver saltato correttamente come le altre bambine, cioè ha dichiarato di far fatica a saltare. Io la vedevo un po' in difficoltà, pensavo fosse un po' appesantita, quindi avesse qualche chilo in più, e ho cominciato a portarmela un po' in giro a camminare. E abbiamo fatto un percorso che facevamo di solito per andare a trovare il mio compagno, che era in ufficio. E in quella situazione le ho chiesto di fare un pezzettino di corsa. E lei ha fatto questo pezzettino di corsa e non mi sembrava più la mia bambina. Vai. Credo che una mamma certe cose le senta e quindi la mia battaglia è iniziata un po' da sola, nel senso che non ho avuto neanche tanto l'appoggio del pediatra in questo senso qui, quindi mi sono sentita molto abbandonata all'inizio della malattia di Emma. Il fisiatra ci ha detto che Emma probabilmente era solo molto alta, che quindi non c'erano delle preoccupazioni. Siamo andati anche da un ortopedico, il quale anche lui ha detto che c'era un po' di debolezza a livello delle gambe, ma era tutto a posto. Ma io lo sapevo che non era tutto a posto, perché Emma cadeva spessissimo e non faceva più le cose che faceva normalmente. Mi inventavo qualsiasi occasione per verificare il suo stato di salute. Io mi ero fissata addirittura che lei non prendesse più in mano la biro nello stesso modo e mi davano un po' tutti dell'esaurita. Il neurologo come risposta ci ha detto che lui vedeva una perdita di riflessi in Emma, però riteneva di voler aspettare altri 60 giorni per valutare la situazione. Ho vissuto 20 giorni, un mese, indagando che cos'era l'atrofia muscolare spinale. Tutti mi dicevano che insomma, per questa malattia stavano andando avanti con la ricerca, mi davano speranze, ma io tutto quello che vedevo era un buco nero. Una mattina sono in ufficio e il mio compagno, che è anche molto impegnato, passa a trovarmi casualmente e mentre lui entra mi suona il cellulare e vedo che è Bologna. E dentro di me, in quella frazione di secondo, ho pensato, lui è qua perché a me mi devono dire che lei ha la malattia. E quindi ho vissuto quei 4-5 secondi in un panico mostruoso. Poi dall'altra parte invece c'era il genetista che mi diceva che assolutamente avevano fatto anche delle riprove, che non avrebbero fatto indagini ulteriori perché insomma quella malattia lì non l'aveva. Presa dal desiderio che lei tornasse a una vita normale, l'ho sottoposta a un ciclo di fisioterapia, a medici privati, fisioterapista privato in acqua. L'ho sottoposta a ogni tipo di sforzo fisico per cercare di riportarla alla normalità, perché non sapevamo cosa avesse e non volevo che perdesse quel poco di mobilità che aveva. Bravissima. E quindi a casa l'ho ammazzata, se ci ripenso ancora oggi, lei delle volte mi dice: mamma, mi hai massacrata, addirittura hai pensato che io ti prendessi in giro quando invece non ce la facevo, e lei non ce la faceva. Cioè delle volte delle arrabbiature, sono stata anche crudele, ma io stavo male, avevo voglia che lei tornasse alla vita normale. 9, 8, 7, 6, 5, 4.
Emma ha un grandissimo carattere, quindi finché si è vista un po' in difficoltà ha lottato tantissimo, anche se doveva fare delle rinunce o magari l'hanno anche presa in giro a scuola, l'ha sempre affrontato con molta fermezza, non si è mai lasciata andare. E in un'occasione lei mi disse: mamma, devi metterti in testa che potrei anche non guarire, e questo fa di lei una persona molto più forte di me, quindi lei era conscia del fatto che non stava bene, che forse poteva anche non farcela e l'aveva già assimilato, cosa che io invece non ho mai fatto e neanche oggi voglio fare. Il professore dice: io non saprei a cosa ascrivere questa malattia, ha delle connotazioni che sembrerebbero di tipo genetico, però abbiamo già escluso l'atrofia muscolare spinale, però ci sono tante forme di atrofia muscolare spinale oggi, anche meno invasive, che però possono avere preso Emma. Il 5 di dicembre rientro a casa, vado a fare la spesa con la mia mamma. Mentre sono alla cassa mi chiama il professor Mercuri e mi dice: senta, ci abbiamo pensato, a noi non ci torna il fatto che Emma possa avere un problema genetico, e quindi ci ha detto che avrebbe voluto vederci il giorno dopo, quindi io il giorno dopo sono ripartita, che voleva rifare un'elettromiografia particolare. Siamo andati, abbiamo fatto questa elettromiografia dove io ho pianto tutto il tempo e lei ha pianto tutto il tempo, ma la parte più bella è stata che, fatta l'elettromiografia, il professore dal vetro ci fa così. Mi sentivo di poter avere la speranza, loro non me l'hanno mai data. Nel senso che non li ho mai sentiti dire recupera sicuramente, li ho sentiti dire questa malattia ha delle sostanze, dei farmaci che aiutano, c'è chi si riprende, c'è chi non si riprende, abbiamo altre soluzioni, però è una malattia catalogata, rara, autoimmune. Abbiamo passato una settimana molto difficile, senza sapere se poi il medicinale avrebbe fatto effetto. Io quando sono uscita di lì, che ho visto che lei riusciva a tirar su la gamba, ero la mamma più felice del mondo. Noi siamo veramente molto fortunati a non esserci arresi e essere andati avanti a scegliere e a trovare la strada giusta. Ho riscoperto il rapporto con i figli, cioè che non bisogna mai dimenticarsi, perché un giorno ci sono, l'altro giorno hanno delle problematiche e tu vivi e soffri più di loro perché sono indifesi, perché sono piccoli, perché non sai quale sarà il loro futuro.